Io oggi vorrei concentrarmi sulle dichiarazioni di Barella post partita che ho trovato come quando no, ti danno un cazzotto in faccia o un pugno nello stomaco se preferite, no? Quando o meno violenza, una secchiata d'acqua ghiacciata, ti proprio no? Ti desti completamente. Perché innanzitutto le ho trovate chiare e credo veramente spieghino alla perfezione come sia andata e come stia andando un po'. Non come stia andando. Perché siamo arrivati a ciò? Perché siamo usciti contro il Bodo? Cosa abbiamo visto? Cosa c'è stato e cosa è mancato? Ascolti Barella, secondo me, e trovi tutto abbastanza no, lì apparecchiato. Apparecchiato. Prima di andare sul contenuto, su quanto detto da Nicolò, la forma, il tono utilizzato, se preferite, vogliamo essere più analitici, il movimento del corpo, no? Come si dice in questi qua? Il body, il body language, il linguaggio del corpo, il body language. Cioè, la- non gli è pesato, non gli è pesato per nulla questa eliminazione. Non gli è pesato per nulla. Che attenzione, finché sento tifosi che dicono, non condividendo un H di quello che sto per dirvi, ma comunque rispettando, perché il tifoso alla fine della fiera vuole vincere i trofei. Non gli interessa il piazzamento, non gli interessa null'altro che non sia il trofeo. E quindi dice, piuttosto che rivivere una stagione come quella dell'anno scorso, e parere mio, a me lo so, e qualcuno mi riderà dietro, ma risulterei incoerente oggi buttando tutto per aria e dicendovi no, no, meglio puntare su qualcosa. No, no, io andare lì su tre fronti fino alla fine, per me è fantastico, per me è bellissimo. Per me è bellissimo. Se lo fai tre o quattro volte, poi alla lunga non ci finisce a bocca asciutta, alla lunga. Se lo fai in un'annata, puoi avere la sfiga di non becca proprio niente, no? Eh, però questo non deve far sì di annebbiare anche un po' il giudizio. Magari quello dei tifosi sì, meno quello dei calciatori. E, e ritorno a Nicolò, perché mi pare chiaro che anche questa sorta di psicosi l'abbiano vissuta forse anche loro un po' troppo, un po' eccessiva, perché anche, cioè, io sto ragionamento, lo ribadisco, lo posso seguire se lo fa il tifoso. Questo ragionamento, secondo me, se lo sono fatti anche i giocatori, se lo sono fatti anche loro. Innanzitutto con le scelte del mister, se pensiamo a Kivu che all'andata tiene fuori i due giocatori più performanti della stagione, che sono Zielinski e Di Marco. Zielinski e Di Marco, se giochi una finale di Champions o se ti giochi lo scudetto all'ultima giornata e sei a pari punti, li metti dentro, o sbaglio. E quindi se tu non li fai giocare nella partita d'andata di uno spareggio di Champions, significa che inconsciamente e consciamente tu stai, no? Focalizzando le tue energie, le tue risorse su un'altra competizione. E questo è un fatto, onestamente. E quindi la guida tecnica, secondo me, ha dato un po' la linea e i giocatori l'hanno eseguita alla perfezione. E ribadisco, gli è quasi scivolata di dosso sto fatto che tu sei stato eliminato dal Bodo. Sì, alla fine, sai. Noi le solite frasi fatte, poi giochiamo per essere competitivi su tutti i campi, questo, quell'altro, ci è mancato un po' di energia, la solita cosa. Ma poi inciampa completamente. Inciampa completamente quando dice, vado a parafrasare, non passiamo per un punto, per un rigore parla della League Phase, per un rigore al 90esimo, quello contro il Liverpool, che ci ha costretti a giocare i playoff e questa è la nuova Champions League.
Ecco, se tu dici una cavolata del genere, perché una cosa del genere è una cavolata, perché quando la sento dire dai nostri rivali in campionato, cioè che l'Inter è avanti perché c'è il complotto, c'è la Lega di Marotta, perché c'è il disegno oscuro e che sono a 10, 14, 18 punti perché è tutto una mafia, io mi faccio delle grasse risate. Mi faccio delle grasse risate. E mi viene da piangere se un giocatore della squadra per cui faccio il tifo dice: noi siamo stati eliminati dal Bodo Glimt perché non ci hanno dato un rigore che non ci ha permesso di essere agli ottavi. Quando ci sono 24 punti, ci sono 8 partite e tu non hai raggiunto quella soglia per qualificarti, e dopo aver preso 5 gol tra andata e ritorno, ripeto, contro i norvegesi. Che il ragionamento veramente di bassa lega lo faccia il tifoso medio, lo posso capire. Che lo faccia il giocatore della squadra in questione, tra l'altro giocatore che, se ieri ti devo dire un motivo per cui ricordarmi di Barella, ti dico il fatto che si tuffa in aria con 3 minuti di ritardo in una situazione dove non c'è nulla. Quindi mi ricordo ieri di Barella per la simulazione in aria, anche abbastanza scellerata e patetica. E quindi quando sento ste robe mi viene da dire porca miseria. Mi viene da dire porca miseria. Perché se siamo noi capaci, noi stessi, e per noi stessi intendo in questo caso un tesserato dell'Inter, dire una corbelleria del genere, allora a questo punto mi tocca anche capire tutti quegli altri che dicono cose insensate sul campionato di Serie A, per esempio. Ed è triste, ed è triste, ribadisco, vedere tutto ciò, arrivare a questo, perciò veramente lo trovo, l'intervista di Barella trovo veramente un pugno nello stomaco, ma altrettanto chiara, netta, precisa su quella che è stata l'eliminazione, del perché si è arrivata a questa sorta di eliminazione, ai playoff. Ed è arrivata per questo, è arrivata perché siamo sempre bravi nel accampare una sorta di scuse, nel non lo so, ma sì, la partita d'andata, poi vediamo quella di ritorno, intanto è compromesso quella dell'andata, no, ma non abbiamo neanche poi sofferto. E che magari oggi è un errore del giocatore, oggi lo faccio io, lo ha fatto Akanji, domani lo posso fare io. Cioè, questo è... Sì, però, sai, ok. E... È la Champions League. È la Champions League. È la massima è la vera, ti arrivo a dire, competizione, se vuoi dimostrare chi sei. E l'anno scorso abbiamo fatto una figuraccia in finale, ma prima di quella finale io mi sono emozionato. Mi sono emozionato quando ho visto l'Inter buttare fuori il Bayern Monaco. Mi sono emozionato quando ho visto l'Inter battere il Barcellona. Mi sono emozionato quando siamo riusciti, no, a superare delle corazzate. Ecco, questa volta teoricamente la corazzata dovevamo essere noi, confrontandola al Bodo Glimt, non ovviamente alle squadre di massima serie. E noi usciamo così tranquillamente, non ci quasi neanche tange, non ci pesa. Sì, doveva andare così. Per me questo è ancora più brutto, è ancora più della sconfitta stessa, della partita giocata. E questo è. Poi ritornare sul campo, che volete che vi dica sul campo, ragazzi? Ne abbiamo parlato ieri. Basta. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.